Ben ritrovati amici di Radio Rossonero, buongiorno a tutti in questo obbligo di riscatto del 7 gennaio del 2026, vigilia di Milan-Genoa e a una settimana circa dall'inizio della sessione di mercato, poco meno di una settimana. Avremo ancora parecchio tempo da passare qui per cercare di capire se il Milan riesce a rinforzarsi in queste 3-4 settimane che mancano all'appello. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Mi raccomando, come sempre, i like, i commenti, le iscrizioni, gli abbonamenti per obbligo di riscatto. Siete sempre in tanti, quindi grazie. E niente, insomma, riparte la Serie A, riparte il mercato. Noi siamo un po' fermini forse, anche se è già arrivato Fulcrum, però comunque c'è tempo fino a fine gennaio per provare a fare altri colpi, chissà. A proposito di mercato, tra poco ovviamente dobbiamo parlare anche di quello che avete visto in copertina. Prima di tutto però, visto che comunque in teoria il calcio si gioca e non si parla e si compra e basta, domani si gioca con il Genoa e, udite udite, dovrebbe, uso il condizionale ancora perché insomma, in questi casi non usiamo il condizionale, dovremmo rivedere per una delle primissime volte la formazione titolare o quasi del Milan, che non abbiamo praticamente mai visto, soprattutto in realtà a causa delle assenze davanti. Quindi con Maignan in porta, Tomori, Gabbia, Pavlovic. Tomori tra l'altro è l'unico diffidato, tanto per notizie in più. A destra c'è Salmacher, a sinistra c'è Davide Bartesaghi. In mezzo ci sono i tre titolari del momento, cioè Fofana, Modric e Rabiot. Davanti Leao e Pulisic. Incredibile. Direi di andare con l'inno a questo Eh, punto, perché è una delle prime volte che li vediamo davvero tutti quanti insieme, non diciamolo troppo forte, visto che ancora manca un giorno e qualche ora, però speriamo, ecco, che questa cosa possa essere poi di buon auspicio per il futuro, perché come abbiamo detto in questi giorni, Simo, è un periodo un po' chiave, no? Per arrivare poi nei mesi finali in volata, solo che per arrivare nei mesi finali in volata devi essere in volata e questo è il periodo per arrivare a fare la volata. Ieri hanno vinto la Juve e la Roma e quindi sono mezze riavvicinate e tu devi tenerle a debita distanza, ecco, contro il Genoa. esatto, cioè, dobbiamo ancora pedalare. Non abbiamo fatto niente, ci siamo messi in una posizione buonissima, innegabile, rispetto all'anno scorso niente da dire, però bisogna ancora pedalare. Ieri hanno vinto tutte e tre quelle che stanno dietro di noi, quindi bisogna essere molto bravi a rimanere attaccate alle altre due e non invece magari restare invischiati nella lotta con le altre due o tre, anche perché il recupero che ci farebbe andare a pari di partite con Roma e Juve è proprio col Como, a Como, e quindi bisogna rimanere ancora molto 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 sul pezzo ancora per la Champions League. Poi a marzo, come ha detto giustamente Max, ci ripensiamo. A marzo non ci saranno, o meglio, i due di cui dobbiamo parlare adesso, uno ci sarà sicuro, l'altro no di sicuro, ma è più un discorso legato al prossimissimo futuro, quello che faremo oggi in obbligo di riscatto. Partiamo da una considerazione semplice. Stanno arrivando conferme sempre più di quello che avevamo detto anche 10 giorni fa, circa, una settimana fa, su un'apertura sostanziale per il rinnovo di Mike Maignan. Ora, non è la situazione quindi della scorsa estate, non è la situazione dello scorso autunno, non è la situazione neanche di 2 settimane fa, ma negli ultimi giorni, barra una settimana, c'è stato un avvicinamento importante, un'apertura importante, un'offerta importante, e a quel punto ci si siederà intorno a un tavolo con una bozza d'offerta che sicuramente non è quella del passato, non è quella magari rivista al ribasso del passato, è un'offerta che fa andare Mike con i big della squadra. 5, massimo 5,5 di base fissa, che coi bonus arriva intorno ai 7. Più o meno lo stipendio che in questo momento prenderà Felleao. Bene, sì, meno male, cioè noi lo abbiamo detto, siamo stati tra i primi a dirlo e
ovviamente eravamo e siamo ben felici di aver detto questa cosa e questa notizia, perché la situazione fino anche a subito dopo il derby era completamente opposta, ecco. Mh-mh. Cioè che era stata fatta un'offerta a Maignan al ribasso e non era stata presa bene dall'entourage di Maignan, se così Da tutti, sì. giustamente, dopo quello che è successo l'anno scorso. Ehm, quindi insomma, la speranza è che, sia la volta buona, sia la volta Eh sì. buona. È ovvio che finché io non vedo comunicato ufficiale Mike Maignan sul sito cmilan.com non ci credo. Però ecco, stiamo arrivando anche qui al traguardo finale, speriamo di tagliarlo questo traguardo, perché Mike è più di un portiere, è più del portiere del Milan, è un leader, è un capitano, è un professionista, è forse il più professionista di tutta la squadra, o perlomeno a pari livello con altri, e quindi bene così, ecco. Che arrivi questo comunicato, questa firma, questa ufficialità, perché voglio dormire un po' più sereno, ecco. Sì, anche perché dovrebbe arrivare tutto nel giro di poco, di molto poco in realtà, massimo entro la fine di questo mese. Anche perché, se ti ricordi Henry, sapevamo che la gente di Mike a calendario qualche chiacchiera qua e là ce l'aveva già nel mercato di gennaio. Giustamente, insomma, se il Milan non fa un'offerta Sì. congrua, se il Milan non rinnova il contratto, non è che l'anno prossimo Mike smette di giocare. E quindi si stava già guardando intorno nel mercato di gennaio, non per piazzarla a gennaio, ma per firmare in ottica anno prossimo. Quindi bisogna accelerare facendo un'offerta congrua, come il Milan adesso ha intenzione di fare, e chiudere il discorso portiere per, tra mille virgolette, sempre, nel senso che per il prossimo contratto di Mike ti metti a posto per i 4-5 anni successivi e arrivederci. Insomma, per il portiere ne riparliamo tra un po' di anni. Magari, che ne so, quando Toriani esploderà, boh, vediamo, non lo so, però almeno ti metti al riparo. Anche perché, Simo, non erano chiacchiere troppo estere quelle Sì, della c'erano gente anche di chiacchiere Maignan. nostrane. Erano chiacchiere italiche, e quindi vediamo di finalizzare tutto velocemente. Ecco, finalizziamo tutto velocemente su Mike. Sì, anche perché se vi fate due conti in tasca avete capito di chi stiamo parlando. La Roma, il miglior portiere della Serie A insieme a Mike, il Napoli non credo che farà nulla sui portieri, ne ha da vendere, vi siete fatti un'idea. Ecco, quindi vediamo di chiudere tutto e dovremmo andare a chiudere il tutto. Bene così. L'altra questione, che riguarda sempre un giocatore che sta andando a scadenza, e invece riguarda Dusan Vlahovic. Ora, ieri è uscita una notizia, barra indiscrezione, insomma, nel pieno rispetto di tutti, ovviamente l'abbiamo letta e vista. Non ci risulta onestamente granché di nuovo, di concreto su questo lato, se non che il giocatore piace, ha avuto a che fare con Allegri in passato, quindi Allegri lo conosce, lo stima. Più o meno siamo fermi qui, ancora non c'è niente di concreto, anche perché, insomma, pensare di strapagare Vlahovic dal punto di vista del contratto non è che sia proprio nell'ottica delle idee, e la conosciamo la società, come ragiona. Già per Maignan, guarda che teatro che abbiamo messo su, tanto per dire. Quindi capite bene che se dovessimo sforare certe cifre non se ne fa nulla, ma mi faccio un nome su tutti, tipo Christian Pulisic, che deve rinnovare ed è che trascina questa squadra da 2 anni e mezzo. Penso che si aspetti un adeguamento pari a questo punto a Maignan e Leao, no? Eh. Quindi sarebbe Eh. una corsa un po' strana, ecco. No, sì, è proprio questo il punto. Allora, anch'io ho letto questa notizia, e posto che sarebbe una mossa d'anticipo, no, in previsione, e già questo mi fa un po' venire dei dubbi, cioè che ultimamente non troppe volte ci siamo mossi d'anticipo e in previsione, siamo sempre ridotti a far tutto velocemente e nella sessione corrente, non prima. Mh. Quindi questo è un dubbio che mi viene.
Detto questo, come hai detto tu, nel massimo rispetto di tutti, la cifra di cui si è parlata è 8 milioni netti, e sarebbe il giocatore più pagato della rosa, ehm, oltre Maignan, oltre Leao, come hai detto tu, oltre, ben oltre Christian Pulisic, mi sorgono tanti dubbi. Ecco, mi sorgono tanti dubbi. Non ti sto dicendo che non sarei contento, anzi, cioè sarebbe un sistemare la casella del 9 adesso, dovesse essere vero, e me lo auguro. Mi lascerebbe un po' perplesso, diciamo, perplessa la gestione un po' della rosa da questo punto di vista, cioè facciamo il cinema 1 anno e mezzo per Maignan, rinnoviamo Pulisic, un anno e mezzo, anche qui 1 anno e qualche mese fa, sì sì ma Pulisic si rinnova, vedrete che si rinnova, e ancora alle cifre diciamo iniziali, cioè di 4 milioni se non sbaglio circa, e boh, cioè capito, mi lascia dei dubbi. Poi spero che sia vero da un certo punto di vista, cioè che forse se sto ragazzo si ristabilisce fisicamente e mette un pochino anche la testa a posto dopo sto infortunio, sistemi la casella del 9. Naturale che ci sono un po' di sé, ci sono tanti soldi in ballo e quindi aspettiamo e vediamo. In pratica, per riassumere, la speranza c'è, la, diciamo, la concretezza sulla situazione no. Nel senso che con la gente Ristic, il Milan ha parlato anche ad esempio di un altro calciatore, cioè Kostic, cioè, lo sappiamo che comunque è una gente che si è fatto 2 chiacchiere con il Milan nel recente passato, che avevano già trovato un accordo su una base di 8 milioni, no, almeno a noi non risulta, poi magari è vero, chi lo sa, a noi non risulta. Vediamo, ragazzi, non sappiamo cosa dire. Per ora quello che vi possiamo dire è che per noi è no, per ora, ma non no a lui, no all'accordo. Harry, noi siamo arrivati praticamente in chiusura di questo obbligo, ci ritroviamo in realtà tra poco perché oggi giornata classica, quindi con Lunch e Talk a chiudere la giornata di vigilia, sentiremo Massimiliano Allegri tra poco e quindi vedremo un po' la formazione del Milan che giocherà domani contro il Genoa. Nel mentre ti saluto. Grazie a te Simo, grazie a tutti, mi raccomando continuate a seguirci con tutti gli appuntamenti odierni perché vi aggiorneremo sia sull'avvicinamento naturalmente a Milan-Genoa che sul difensore, cosa succede con Kunku, se in attacco si fa qualcos'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Rinnovo di Maignan, insomma, rimanete con noi anche nei prossimi appuntamenti.